Ciao a tutti, sono sempre io Tommaso Valium, sempre comunque solo povero. Raga, sì, questo sarà lo studio. È ancora in fase di bla bla bla, però ne parliamo più avanti. Se invece non mi conoscete, come sempre, iscrivetevi al canale, faccio veloce e gratis, ci aiutiamo tra poveracci, supportiamo tutto il circo che è stato fatto oggi in 5 minuti. Lo sentite? Sentite suoni? Sono i lavori. Lavori ancora perché, per chi non lo sapesse, ma ne abbiamo già parlato nei precedenti video, mi stavo trasferendo, cose, insomma, cazzi e ammazzi. Ma, raga, per chi mi conosce, mi segue da tempo, l'ha vista, l'avete vista. So che l'avete vista, è tornata, she's back, non so se rimarrà lì, ma qui rimarrà di sicuro. La Britney è tornata qui dietro a salvarci e proteggerci tutti quanti. Nei commenti voglio una preghiera per Britney, oppure scrivetemi semplicemente Britney se volete che protegga anche voi. Tutti gli altri miei social li trovate qui sotto nell'info box, sotto al titolo, lo sapete, trovate tutta la lista, ma ve li metto qua intorno, insomma, poi sapete che c'è l'Instagram mio personale, l'Instagram quello dove aggiorno poi sul canale, eccetera, eccetera, metto adesso, ho iniziato a mettere dei video, e poi c'è quello che in teoria utilizzo più spesso, ovvero TikTok Tac, ma lo sapete, sono stato in pausa, adesso piano piano riprendiamo, ma oggi non potevo assolutamente perdermi questa cosa non potevo perdermela, mi sono perso Ariana, mi sono perso un sacco di cose, ma mo ne parliamo. Se non sapete di che cosa trattiamo principalmente in questo canale, parliamo di musica e musica pop. Come sempre la cosa che mi interessa di più sono i commenti, mi piace sapere la vostra, mi piace interagire con voi e mi piace confrontarmi soprattutto perché alle volte mi fate anche molto ricredere di quello che penso io magari. Detto ciò invece raga, voglio un po' di focus su questo weekend, perché questo weekend it's a weekend, cioè è un weekend abbastanza full. Cosa intendo per weekend abbastanza full? Abbiamo due uscite che mi interessavano, una è italiana, e sapete che non faccio video su italiani da veramente tanto tempo e mi piacerebbe tornare a farne, e l'altra invece è una artista internazionale. E di chi sto parlando? Sto parlando di Francesca Michelin per l'Italia, che posso dire, io sto amando, quindi se mi dite che siete interessati, non si può avere pace comunque. Milano è sempre Milano, lavori, ambulanze. E invece per l'internazionale abbiamo Olivia Rodrigo, che un po' ne ho parlato nel video precedente, che se non avete visto andatevelo a recuperare, al massimo ve lo lascio pinnato se me lo ricordo. Questo video uscirà molto in ritardo rispetto a quello che sarebbe giusto fare, ma perché io non ho potuto vedere questo Confession 2 film, The Film di Madonna, perché è questo quello di cui oggi parliamo principalmente. Non ho potuto vederlo quando è uscito, quando c'è stata l'anteprima, eccetera, eccetera, però dobbiamo parlare di Madonna, raga. E quindi io avevo bisogno di richiamare a me madonnari, gente a cui interessa, perché la regina del pop è pur sempre la regina del pop. Lo sapete, io sono un little monster, adoro Gaga, adoro Britney, eccetera, però Madonna è Madonna, raga. Allora, perché voglio parlare di Madonna? Intanto perché voglio portare un po' di attenzione sulla madre assoluta di tutte, cosa che è, ma perché mi interessa poi portare l'album effettivamente, dato che mi sono perso tutto sul canale, non ho potuto parlare di I Feel So Free quando è uscita, non ho potuto parlare di Bring Your Love con Sabrina, che però vi ho detto mi dispiace, ci ho provato in tutti i modi ed è una bop, è una hit, ma hit delle hit, raga, è Love Sensation. Cioè Love Sensation, ultimo singolo uscito, è fenomenale, ne sono ossessionato e mi sono limitato nell'ascolto, nel senso che mi sono fatto una full immersion sul subito, dopodiché ho detto stop it, perché voglio che quando farò la reaction all'album mi prenda quanto l'ho sentita la primissima volta. Questo perché? Perché la prima volta che l'ho sentita io sono deceduto. E quindi voglio riavere questa full immersion anche quando faremo effettivamente la reaction all'album. Quindi voglio parlare di Madonna un po' per abituarvi, no? Perché è un artista di cui sfortunatamente non ho mai potuto effettivamente parlare. E ho delle idee in mente, ovvero vorrei fare anche un recap del primo Confession, che secondo me è molto utile prima che esca effettivamente Confession 2.
seconda parte, insomma. E per quanto i sequel non piacciono a nessuno, bisogna dire che quando l'artista, il regista, cantante che sia, qualsiasi cosa, sa fare il suo lavoro ed è un professionista, può permettersi anche un sequel. E lo sta dimostrando la Madre Suprema, perché raga, diciamocelo, lei ormai è quasi una settantenne e lavora ancora meglio di chiunque altra ventenne. Punto. Period. Non c'è storia, raga, perché sapete qual è la differenza? È che Madonna, uno, se l'è sudata davvero la carriera, è partita dal nulla, è un'artista incredibile che se voi non conoscete, io consiglio sempre di approcciarsi a Madonna. C'è un motivo se Madonna è considerata la regina del pop e non è per i numeri, non è per le vendite, non è per le hit, e nemmeno per chissà che avanguardia, perché alla fine lei era molto brava nel saper prendere subito delle mode che stavano crescendo, quindi ha preso molto da Cyndi Lauper, lo sappiamo, e da tantissimi altri artisti, ma li ha fatti suoi. Li ha fatti sempre suoi, è sempre stata credibile, ma la cosa importante di Madonna, che secondo me la consacra veramente, è il lavoro enorme che ha fatto e il desiderio di stare su un palco, perché Madonna non è una che lo fa, lo so che sembra ipocrita come discorso, però certo ci sono anche i soldi, ma Madonna non è soldi, Madonna è arte, è politica, tantissima politica, è una figura nel pop veramente ambigua, probabilmente anche unica, assolutamente unica, perché una figura così mainstream, che però si batte in quella maniera, con quella voce, con quello spirito, per tantissime cause. Lo vediamo anche banalmente per quanto riguarda scontri recenti, guerre, non so quanto posso dire queste parole su YouTube, ma lei è sempre in prima linea. E raga, non parliamo di una che è nata in questa generazione, parliamo di una donna che lo fa da tutta la sua carriera. E per me questo è Madonna. Per me Madonna è una figura incredibile, piena, super di ispirazione per tutte. E io sono uno di quelli che è molto onesto, anche se Gaga è la mia artista preferita. Io so benissimo che non sarebbe esistita una Lady Gaga senza una Madonna, ma come anche tantissime altre. Comunque, finalmente possiamo iniziare questa reaction, un bel like di supporto, raga, e niente, iniziamo e poi mi fate sapere bene la vostra. Se volete che parlo di più di Madonna e siete interessati soprattutto a questo Confession on a Dance Floor Tour, e quindi facciamo un video di recap del primo, poi ci riprendiamo col secondo e chi lo sa, magari ci saranno anche altre sorprese. Tra l'altro la promo io la sto amando di questo album, cioè She's Giving, raga, She's Giving like nobody this year. Quest'anno nessun altro mi sta dando quanto Madonna e quindi siamo tutti contentissimi. E basta perderci in chiacchiere, iniziamo questo Confession 2, the film. Ci siamo. Thanks for coming. L'occhio da gatta. Sometimes I like to just hide in the shadows. Mamma mia. Comunque lei li sa fare i video, raga. C'è un quarto d'ora di video poi. Mamma mia, nessun altro fa queste cose oggigiorno. I can be whoever I want to be. Comunque, raga, c'è... And just not care. Sentite come sale. Safety and numbers. Chissà quante canzoni sentiamo in un quarto d'ora. But out here, I'm the dude who's so free. What is going on? The back rooms? Ok, Mother. Mother ha la Pussy di fuoco. Le mie ditate sull'iPad. Pussy de fuego. God Pussy. La Pussy divina. La Pussy di Madonna. Ok, Laser Pussy. Io amo queste robe. Allora, per chi dice di Madonna che è too much, che dovrebbe vestirsi di più alla sua età, che non dovrebbe più essere così eccessiva sessualmente, vuol dire che non sa niente di Madonna. Madonna è questo, tu non puoi limitare la
sessualità, la potenza sessuale di Madonna e la voglia anche di andare contro gli stigmi del sesso. Non si può, raga, non si può. Vuol dire non aver capito chi è Madonna e non capire quanto sia all'avanguardia questa cosa, perché di figure così in là con gli anni, diciamo così, insomma così adulte, che fanno ancora queste cose, queste provocazioni, che vogliono provocare, che vogliono ancora creare questo disagio nel tema del sesso. Non ce ne sono state, perché si sono ritirate prima, perché sono cambiate, sono evolute. Pensiamo anche a una Cher. Una Cher è vero che a livello costumistico sembra ancora una baldracca da circo, però non lo fa più a livello di show, non lo fa più a livello poi effettivo su un palco e quant'altro. Non è comunque molto più una cosa di burlesque se lo fa, è molto più studiata, è molto più fine. E Madonna non vuole essere fine, vuole essere grezza, vuole essere sporca, vuole essere reale nel sesso e nel suo parlare di sesso. E vuole anche sdoganare questa cosa dell'età. Quindi, per me, quello che sta facendo lei è quello che ha fatto per tutta la sua carriera. È semplicemente avanti con i tempi. Tra tot anni, quando avremo le nostre artiste che magari sgambettano ancora e fanno ancora le porche sul palco perché noi amiamo la libertà sessuale, Cristo santo, spero, con tutto il rispetto del caso, ovviamente, senza oggettificazione, perché è anche questo il tema. Loro non vogliono essere oggettificate nel fare le vagine laser e quant'altro. Comunque questo video mi verrà sicuramente bloccato da YouTube per quello che sto dicendo. Quello che vogliono rappresentare è un riappropriarsi del proprio corpo e della propria libertà sessuale. Questo è, in un certo senso, quello che fa Madonna. Certo poi c'è la provocazione, certo poi c'è anche il essere desiderabile, che è vendibile e quant'altro, però devo dire che Madonna negli anni ha ampiamente smesso anche di voler essere piacente verso gli uomini. Non è un piacere agli uomini questo, non è un qualcosa che deve attrarre gli uomini, non è fatto per quello, è un altro tipo di rappresentazione e di arte. Che bella sta cosa, sembra quasi appropriarsi, no, della libertà sessuale di tutti, passando tra questi laser. Raga, ma questa canzone? Oh my god. Mi sa che è la seconda dell'album, Good for the Soul. Good for the Soul, seconda traccia. Ok. È una bomba comunque, raga. Ma poi mi piace che non ha per niente a livello visivo ripreso cose del primo Confession, quindi non è... It's not a sequel, capite? È proprio un altro progetto. Ok, cambiamo, stacco. Questa è un'altra ancora? Wow, no ma... Ma chi ha la tua età, mo? Ma chi? Ditemi chi ha la sua età. Chi? C'è. Wow. Il body, le movenze. Cioè, professionista. Questa è un'altra ancora. Ehi. Ma questo album sarà l'album dell'anno. Spirituale. No, è un momento religioso ascoltare Madonna. Odio la parrucca di Confession 1. Ma è quella di... Oh mio Dio, è quella di Weapons, non mi ricordo il nome dell'attrice ora. Che io l'ho sempre detto, tra l'altro, che quell'attrice, soprattutto in Weapons, sembrava tantissimo Madonna negli anni '80, tipo la Madonna di Papa Don't Preach. My God! Super unexpected. Eccola. Wow. È troppo lei. Mamma mia, ma sembra proprio... Sabrina? Madonna. Ah! We got the visual. No, vabbè. No, vabbè. No, vabbè. Non li fanno più i video così, no. Kate. Ma questi visual?
tutto bellissimo. Oddio. Oddio, sembrano tipo uno specchio l'una dell'altra. Oh my god. This moment. Cioè, best music video dell'anno, eh. È il momento bagno nella dance floor, che è il mio momento prefe comunque in discoteca. Adoro i bagni in discoteca, raga, sono tipo dei salotti, tipo i salotti degli artisti, avete presente? Però traslati nella modernità, nel contemporaneo. Kate Moss. This look. Oh my god. Oh mio Dio, ma quella è Arca? Cioè, io ho visto Gwendolyn, Arca e Kate Moss in cosa? Cosa? 30 secondi. Cioè, capite la potenza. Se Madonna chiama, tutti vengono. Detta così. In questo momento, poi. No, ma c'è Arca, adoro. Ma Arca ha prodotto qualcosa? Yes, Grinder. Raga, ma quanta gente c'è in sto video? Cocaine e compare Kate Moss, adoro. Che fa un lip sync? No, vabbè, raga, adoro. Comunque, look e canzone mi ricordano un sacco Duffy. Ah, abbiamo pure della roba latina, quindi dance latina. Vedete la Mother? La Mother sta dietro il trend. Hey! 70 anni quasi, Oddio, ma è sua figlia. I wish a motherfucker would. A motherfucker. So you are. E ripartiamo. Un Feel So Free. Bitch. What a music video, girl. Raga, che ve dico? Che vedevo di? Ma che vedevo di? Lunga vita alla regina. Assolutamente. Parleremo ancora di Madonna. Bene raga, questo era tutto per oggi. Fatemi sapere per questo weekend se vi interessa doppio video, posso farlo. Posso farlo questo weekend sia Olivia che Francesca Michelin, oppure se vi interessa più una che l'altra, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Mentre per Madonna fatemi sapere tutto. Tutto. Io sono bagnato in questo momento, per diverse ragioni forse, chi lo sa. Che bello questa cosa che lei ancora sì segue le tendenze, ma fa il suo, fa un quarto d'ora di video con metà canzoni dell'album quasi, perché l'arte comunque deve comunicare, deve prendersi il tempo, non deve essere una cosa solo rapida, non deve essere solo un video da massimo un minuto che ti deve raccontare tutto, no. Tu lo devi guardare, lo devi studiare, ti deve rimanere in testa un'arte, devi macinarla, devi mangiarla, masticarla e dopo ti rimane per sempre, altrimenti non ti rimarrà niente. E quindi felicissimo che la regina anche su questo ha detto la sua senza dire niente, ma con un video meraviglioso, di altissima qualità e assolutamente imperdibile per quanto mi riguarda. Il look, la fotografia, lo scenario, tutto era Madonna e tutto era fatto da Dio. E detto questo, noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao!